Buongiorno, buongiorno da Boulogne. Come si dice? Boulogne? Boulogne. Boulogne? Proprio Boulogne? Boulogne. Buongiorno da Boulogne qua, il DG in trasferta, con qua il compagno d'avventura, il mitico Glauco. Qua ancora una volta per dimostrare che i DG sì ce la possono fare. Abbiamo appena ritirato la nostra credenziale della Via degli Dei. Quindi cosa ci aspetta? Ci aspettano 130 km a piedi. Volete venire con noi? Adesso partiamo e vi facciamo vedere la Via degli Dei fatta da DG. E da Glauco. In parte. Vai tranquillo. Quindi avventura senza la badante. La badante mi ha dato proprio la libera uscita. Siamo liberi. Ci potete credere che la badante mi ha lasciato andare così, voglio dire, in viaggio per l'Italia? Andiamo, accompagnateci sulla Via degli Dei. Via! La prima tappa della Via degli Dei oggi, lunedì, cominciamo... Ah, qua la mitica casa del mitico Lucio Dalla. Eccola qua. Quindi la prima tappa oggi della Via degli Dei, partiamo di lunedì mattina, così vediamo se non troviamo tanto casino. Partenza ovviamente da Piazza Maggiore, via Bologna, come tradizione. Quindi la Via degli Dei parte da Bologna, Piazza Maggiore, e termina a Firenze, Piazza della Signoria. 130 km fra sentieri sterrati, strade asfaltate, salite, discese, attraverso l'Appennino tosco-emiliano. Du pass, come si dice da queste parti. Esatto, quando uno dice come dico sempre io, che faccio oggi? Ah, esco, vado a fare due passi. Oggi ho deciso, faccio due passi, 130 km, ma non tutti in un giorno chiaramente, la dividiamo a tappe, dipendendo da come ci sentiamo. Oggi dovremmo arrivare a Brento, quindi indicativamente dovrebbe essere una trentina di chilometri. Vediamo se ci arriviamo. E via, adesso sì, siamo operativi, ci siamo alleggeriti, tolti le maglie più pesanti, cappellini, io sono già di bandana per riparare la peloncia e siamo già sotto il porticato qui, perché Bologna è tutto porticati praticamente, è tutto portici. Esatto. E questo qua però non è ancora quello della Basilica di San Luca teoricamente, o è già quello? Siamo ancora in via Saragozza. Siamo in via Saragozza! Avete capito che siamo in via Saragozza? Poi se nei prossimi 2 km tolgo anche 5 kg oltre le maglie, la salita viene meglio. Sì, quindi faremo la salita per arrivare appunto al primo punto panoramico e mitico della Via degli Dei, che è la Basilica di San Luca, che è il porticato più lungo del mondo. 4 km 8 più o meno? Beh, sì, dipende da dove parti, perché se parti da Piazza Maggiore è anche di più, probabilmente. Intanto qua negozi di fruttivendoli, giornata spettacolo oggi, quindi vediamo quanti chilometri riusciamo a fare, Ti senti operativo, Glauco? Glauco ieri ha già cominciato a dire che dopo 15 minuti a lui gli comincia a fare un po' male sotto il piede. No, è che io la Madonna di San Luca la vedo già ai primi 100 metri della salita. Ti preoccupare, ti porto a cavalluccio. E adesso abbiamo iniziato la scalinata interminabile che ci porterà alla Basilica di San Luca, dalla quale poi avremo una vista su Bologna spettacolare veramente. Fra le altre cose, fra poco vi faremo vedere anche lo stadio di Bologna, il mitico Dallara. Quanti scalini ci sono là, Glauco? Troppi, comunque troppi.
Però dovremmo sapere, se fossimo preparati come si deve, dovremmo sapere il numero esatto degli scalini. Troppi è già un numero precisissimo, esprime esattamente l'unità di misura. Troppi. Quindi per cominciare proprio questa via degli dei c'è questa salitona che uno dice vabbè, magari ci ripenso. No. Ok. No, se si deve spiare si fa, appunto. Sì, è come praticamente dalle mie parti quando uno dice vado al santuario della Madonna di Montenero a piedi, proprio quando fai il fioretto, no? Esatto. Via così. E qui a Bologna si usa andare a San Luca per ringraziare di una grazia ricevuta, di un desiderio esaudito, di un esame passato. Certo. Universitari, c'è la fila qui. Quindi è usanza appunto andare su al santuario della Madonna di San Luca. Io devo ancora capire cosa mi ha spinto, cioè per cosa devo ringraziare. A parte il piacere di stare insieme, devo dire che grosse motivazioni non ne ho, però è bello. Quindi non dobbiamo, cioè non ci abbiamo dei fioretti o delle cose da espiare, da ringraziare. No, se invece che un fioretto, magari stasera c'è una fiorentina, inteso proprio come bistecca bella grande, direi che è già una motivazione assolutamente nobile. Via, risparmiamo il fiato in questa salita. Già. Poi magari riparliamo in pianura o in discesa. Esatto. Ci siamo, prima tappa. Allora, no, che prima tappa? Primo punto importante, famoso della prima tappa. Dopo circa 5 km e mezzo siamo arrivati alla Basilica di San Luca. Esatto. Abbiamo fatto circa 230 metri di differenza di elevazione, quindi in 5 km siamo saliti di 230 metri di altitudine. Adesso teoricamente dovrebbe cominciare una discesella barra pianura prima della prossima discesa e poi pianura. Prima della prossima salita, Esatto. dello strappo praticamente. La Madonna sta benissimo, sono 4 km che la vedo, ci chiacchiero tranquillamente. Sì, Posto, quindi sono perfetto. a posto. Abbiamo già visto la Madonna, quindi adesso, Io sì. quindi adesso vediamo chi troviamo. E via Glauchino, primi 10 km andati, Una passeggiata proprio. vero? Via. Dopo lo strappo iniziale per arrivare alla Basilica di San Luca, discesa, pianura, adesso su sterrato, e vediamo quando ci sarà la prossima salita. Qua siamo in un boschettino, qua si sente semi in vicinanza o semi in lontananza il fiume Reno che stiamo semi costeggiando. E ce ne abbiamo da fare ancora un tot di chilometri per arrivare dove vogliamo arrivare oggi, Cioè dove voglio arrivare, perché Glauco vorrebbe fermarsi prima, o lo porto a cavalluccio, lo porto casomai. Avanti, sempre operativissimi. Assolutamente sì. Via. Andiamo, dai. Però niente fiatone, niente, gambe senza problemi, Andatura discreta. Come direbbero da queste parti, ma porca paletta, siamo a 17 km e mezzo, abbiamo lasciato la statale che abbiamo percorso solo per un paio di curve e adesso è ricominciato il sentiero in super salitozza e dice il Glauco che fino a Badolo è così che spinge. Dico bene, Glauco? Sì, lo dice anche la Madonnina di San Luca che ho ripreso a vedere già da qualche metro. Dai, forza, operativi. Dice a quasi 17 km e mezzo. Andiamo. Com'è che diceva quella zitta e nuota? Esatto, qui Zitto e cammina. zitto e cammina. Via di salita.
dopo 26 km e mezzo di Via degli Dei, 7 ore e un quarto di camminata, cioè E siamo freschi come i delle presidenti dell'associazione DG italiana siamo io e Glauco, perché non ce la fa nessun altro a livello DG, ste robe qua. Ah sì sì. 750 metri di dislivello in elevazione, eccetera eccetera. Alla fine della giornata il panino fatto dalla zia Betta, commento a caldo. Allora, pensavo peggio, Ok. detto molto sinceramente. Diciamo che siamo sopravvissuti alla nostra prima tappa della Via degli Dei. Quindi siamo arrivati alle 4:30, fra 3 ore c'è la cena qui al bed and breakfast. Guarda che lui vuole il panino, sai? Mi sa che... Gino Labetta l'ha fatto per me. Esatto. Da Brent è tutto, pronti via per la partenza di domani mattina per la seconda tappa della Via degli Dei. Ciao amici! Ciao! Buongiorno, secondo giorno del cammino della Valle degli Dei. Sono le 7:30. Parto oggi da solo, quindi adesso praticamente da qua a Brento, dove sono arrivato ieri, torno un pezzetto indietro praticamente a 200 metri. C'è l'inizio del sentiero che porterà alla vetta del Monte Adone. Quindi faccio il Monte Adone praticamente così di prima mattina, bello fresco, fra le altre cose, senza zaino, perché questo bed and breakfast praticamente mi ha fatto lasciare lo zaino qui da loro, che siccome dovrò ripassare di qua, lo riprendo dopo. Ed eccoci qui arrivati sul Monte Adone, amici, spettacolo. Quindi di prima mattina, come ho detto, ho lasciato lo zaino giù al bed and breakfast a Brento, sono salito su tranquillo, proprio leggero, e in una mezz'oretta sono arrivato qua sulla vetta del Monte Adone. Adesso scendo, passo al bed and breakfast a prendere lo zaino e si prosegue. Una volta conquistata la vetta del Monte Adone, sono tornato al bed and breakfast, ho ripreso lo zaino e adesso si riparte. Destinazione finale della giornata di oggi, seconda tappa, Madonna dei Fornelli. Dovrebbe essere 24 km, aumento di altitudine, elevazione 1050 metri, quindi vediamo come va e avanti così, sempre avanti, mai mollare, via verso Madonna dei Fornelli. Un altro spettacolo di giornata, che spettacolo! Adesso il sentiero corre lungo la provinciale, un po' in salita, un po' in discesa, dovrebbero mancare 2 km, 2 km e mezzo a Monzuno. Oggi ho fatto già 10 km e mezzo,
vediamo cosa ci aspetta nel proseguio di questa tappa. Qualche altra salita schiantapetti. Ci sono stati 2 o 3 pezzi sulla provinciale, però poi si infila dentro e cambia un po' e migliora anche il paesaggio. Via, si continua. Arrivato a Monzuno, 14 km e mezzo della seconda tappa. Teoricamente, molto teoricamente, sono alla metà del percorso della seconda tappa. Adesso un po' di zuccheri per recuperare minimamente un po' di energie e fra 5 minuti riprendiamo. Questa prima parte della seconda tappa, tostarella, cioè belle salitette, le gambe si fanno sentire, ma il DG tiene duro il DG, lo devo fare anche per la serie che non è potuta venire, quindi è come se camminassi per 2, devo essere operativo. Vi guardo a destra e a sinistra perché sono in mezzo alla strada, mi sono messo qua su un gradino di un bar praticamente, mi sono fatto fare un panino al forno cotto e brie, così una cosa leggera da mangiare per questa seconda tappa. Praticamente sono a 41 km dalla partenza a Bologna, questo vuol dire che ne mancano 89 km a Firenze, ma vai così. Secondo me questo qua l'hanno scritto per me, sto punto qua, You can do it, ce la puoi fare. Sto camminando in direzione Madonna dei Fornelli, ci dovrebbero essere ancora circa 9 km all'arrivo. Ho appena finito una salita di quelle, come si dice dalle mie parti, schiantapetto. Meno male veramente che ho portato i bastoncini, cioè non li avevo mai usati. Prima volta che uso bastoncini, mai più senza, cioè aiutano veramente troppo i bastoncini. Quindi se ce la puoi fare, dice Gino qui dietro, e allora andiamo avanti, vediamo se ce la facciamo. Via! Bologna, Firenze. Buongiorno amici da Madonna dei Fornelli. Madonna che frescolino che fa stamattina. Ieri pomeriggio poi quando sono arrivato qua ero abbastanza bollito e quindi non ho detto niente, quindi abbiamo saltato l'arrivo a Madonna dei Fornelli dove sono arrivato ieri pomeriggio dopo 26 km e mezzo. Stamattina si parte per la tappa numero 3 della Via degli Dei e quindi ci porterà direttamente a Passo della Futa, dove ci fermeremo. Io sempre parlo in pluralia maestatis, come il Papa.
dove mi porterà fino appunto al Passo della Futa, dove rimarrò, dove ci fermeremo anche con altri compagni che stanno facendo lo stesso cammino questa sera a dormire, prima di partire sul tratto che faremo nel Granducato di Toscana. Quindi via, partenza per il Passo della Futa. E come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, tanta roba questa terza tappa, eh? Vabbè, prendiamo quello che ci passa, la Via degli Dei oggi, mercoledì 10 aprile. Avanti, un passo dopo l'altro. Momentino di relax perché sembra che la salita più tosta di inizio della tappa numero 3 sia finita, anche se vedo all'orizzonte un'altra salitella. Nei primi 3 km, come ho detto, scusate, guardo in basso perché c'è una pozzanghera. Nei primi 3 km della terza tappa si comincia a salire immediatamente e si raggiungono praticamente 347 metri di dislivello, tutto in salita. Quindi è stata veramente un riscaldamento dei muscoli mica da ridere. Mi sento bene, voglio dire, proprio, cioè, le gambe rispondono bene anche dopo questi circa 60 km, sono quasi a metà Via degli Dei e quindi per il momento tutto a posto. Quindi speriamo bene di continuare così. La tappa di oggi finisce al Passo della Futa, quindi ci avviciniamo al Granducato di Toscana e quando io sento l'aria del Granducato di Toscana mi sento sicuramente meglio. Posti spettacolo, anche qua sentiero in un boschetto tranquillo, distante dalla provinciale. Qua vedo che c'è una freccia, attenzione perché se cano la strada mi ritrovo di nuovo a Bologna, eh? Bisogna andare dritti verso il Passo della Futa. Dopo poi metterò le recensioni anche dei bed and breakfast dove sono stato. Quello di ieri veramente spartanissimo, Madonna dei Fornelli, ve lo dico subito. Poi ne parlerò con calma. Il primo a Brento, carinissimo, servizio top. Via, comincia la salita, metto via la GoPro e ricomincio di bastoncini. A dopo. E dopo poco più di 6 km dall'inizio della terza tappa arriviamo in questo punto con questo selciato che sembrano adesso chiaramente pietre messe a caso, ma in realtà è la famosa Flaminia Militare, ossia la strada transappenninica costruita dai Romani nel 187 a.C. che collegava Fiesole a Bologna. La pietra arenaria con la quale è stata costruita la Flaminia Militare è stata ricavata da delle cave proprio qua lungo la Via degli Dei. E fino alle banditacce, al punto più alto della Via degli Dei, ci sono arrivato. Usanza suonare la campana, di buon auspicio. Avanti, siamo a più di metà della Via degli Dei. Finita anche la tappa numero 3 della Via degli Dei del mitico DG e quindi qui per suggellare la fine della tappa, prima di andare in campeggio dove ho prenotato il mio posto praticamente in camerata anche lì,
qua intanto tempo da lupi, Ieri maglietta a maniche corte, adesso maglia di sotto, di quella un po' più pesante stile felpina, e adesso mi sono messo anche il piumino. Pazzesco, freddissimo, 10 gradi mi sembra. Comunque sono venuto a fare un salto a visitare una delle cose per cui è famoso anche il Passo della Futa, che è questo cimitero militare tedesco, dove sono seppellite praticamente oltre 23.000 militari tedeschi deceduti nella seconda guerra mondiale. Adesso l'abbiamo visto, abbiamo smarcato anche questo e possiamo andare verso il campeggio. Quindi oggi pomeriggio, tempo permettendo, relax totale, in attesa della tappa di domani che si preannuncia bella tostina anche quella. Giornata numero 4 della Via degli Dei. Oggi previsti quasi 22 km da percorrere in circa 6 ore, 6 ore e mezzo, da Passo della Futa a San Piero Assieve. Fortunatamente stamattina si sta leggermente aprendo, stanotte è ripiovuto veramente, che Dio la mandava, quindi probabilmente i sentieri saranno fangosissimi, speriamo in bene veramente, perché altrimenti il terreno pesante rallenterebbe sicuramente l'andatura. Pace, ce la possiamo fare. Quindi appuntamento a San Piero Assieve oggi pomeriggio per l'arrivo della quarta tappa. Andiamo, ce la possiamo fare. Via! Situazione aggiornata dopo un'ora di cammino, 3 km percorsi, tutti in salita proprio a manetta. Unico problema, il mio orologio stamattina si è svegliato e non mi segna l'aumento di elevazione, e quindi praticamente, siccome so che ci sono circa 630 metri di aumento di elevazione, cioè di salite praticamente, durante questi 21 km e mezzo, non so praticamente, non li posso regolare e sapere quando più o meno le salite finiranno. Speriamo almeno che la traccia GPS la stia memorizzando, perché altrimenti, se non riesco a scaricare il percorso e la traccia GPS, lo prendo e lo volo nel primo cassonetto che trovo. Così, come direbbe la serie, acid e facile. La giornata si sta mettendo al bello, l'unica cosa è che c'è un vento pazzesco, veramente. Le scarpe nel primo pezzo sono diventate come quelle delle vittime della mafia di New York, cioè erano dei pezzi di cemento dal fango che si era accumulato intorno. Guardate adesso come sono. Aggiornamento, superata la metà della quarta tappa, sono a 12 km e mezzo, adesso discesone pazzesco da fare anche questo qui con i bastoncini, quindi mi sono fermato e adesso è il momento fatidico. Cosa sono queste? Non sono anfetamine, perché sai subito tutti voi, allora il DG si droga eccetera eccetera. No, il DG non si droga, il DG non si è mai drogato. Sono caramelline molli praticamente di gelatina al sapore arancia, comprato dal famosissimo Decathlon chiaramente,
che sono teoricamente una iniezione di zuccheri, quindi che ti danno minimamente una sensazione, può darsi che sia più psicologica che altro, praticamente di ritrovata energia, quindi proprio da super DG. Ma la domanda che vi farete: ma la via degli dei è fattibile? E la mia risposta è: e che so io, Spider-Man? Ovvio che è fattibile, basta essere minimamente sani, avere volontà e non essere una persona che alla prima salita, dove gli viene il primo fiatone, dice basta, torno indietro, perché allora sì, non fa per voi. Via, mangio la barrettina, questa caramellina qui di gelatina e poi continuo verso San Piero Assieve. Perché poi se vogliamo parlare della campagna toscana ne possiamo parlare, Ne vogliamo parlare? Parliamone di quanto è bella la campagna toscana. Wow! Partito dal passo della Futa, tempo da lupi, minacciava pioggia di nuovo, fango pazzesco, si arriva qua a Sant'Agata. Adesso siamo a Sant'Agata e mi sono spogliato tutto perché altrimenti si schianta dal caldo. Ma che spettacolo che è il clima nel Granducato di Toscana, uno spettacolo. E si va avanti perché mi sembra che mancano ancora 7 km all'arrivo della quarta tappa della Via degli Dei. Ore 6 del mattino, San Piero Assieve, si parte per la quinta tappa della Via degli Dei. Come i lupi, ci sono solo i lupi in giro, però la giornata sembra chiarissima, spettacolo, quindi ci aspetta una bella giornata, però pum pum pum, camminare. Stamattina parto con Chiara e Alberto, con i quali sicuramente non reggerò il passo perché sono due stambecchini. Chiara di vicino Cuneo, c'ha a parte 2 gambe che mi arrivano qua, quindi fa dei passi, e Alberto di Bassano del Grappa, anche lui che viaggia. Però partiamo insieme perché proprio alle prime luci dell'alba, non ha neanche ancora albeggiato, perché da San Piero Assieve teoricamente la quinta tappa si ferma a Vetta alle Croci, però loro addirittura sono proprio decisi, ingarellatissimi, che vogliono arrivare a Firenze, mentre invece io mi accontenterei di fermarmi fino a Fiesole. Andiamo, siamo operativi. E mentre dietro di noi sta albeggiando e sta iniziando una giornata stupenda, stiamo veramente camminando in mezzo a dei paesaggi toscani proprio inenarrabili, di una bellezza incredibile veramente. Superati i 100 km della Via degli Dei, le gambe funzionano benissimo, il DG risponde per il momento. Speriamo che continui ancora per gli ultimi 30 km, ma non penso di farli tutti oggi, comunque. Adesso vediamo fin dove arrivo oggi, però non vorrei veramente
proprio solo per il fatto di arrivare a Firenze, sfondarmi tutto in un giorno. Quindi, anche perché io ho un problema, non so se ve l'ho già detto, ma siccome devo prendere il treno per tornare a Genova, l'ultimo treno disponibile da Firenze, perché non ci sono treni diretti, bisogna cambiare o a Pisa o alla Spezia, parte da Firenze alle 17:53. Quindi dovrei assicurarmi, essere sicuro di arrivare a Firenze in tempo utile per poter prendere quel treno lì, perché altrimenti a Firenze poi gli alloggi costano molto di più e quindi mi conviene eventualmente fermarmi, non so, tipo a Fiesole così, e domani mattina fare gli ultimi 10 km. Che sensazione spettacolare! Oggi, lungo la quinta tappa, dopo 109 km da Bologna, si vede all'orizzonte Firenze. Mi viene la pelle d'oca. Spettacolo! Finita la quinta tappa, percorsi 19 km e 7 in 5 ore e 20, le 11:40. Che fai? Ti fermi alle 11:40? No, non ti fermi alle 11:40. Attacchi subito la sesta e ultima tappa e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Avanti così, verso Florence, capitale del Granducato di Toscana. Oh, c'è qualcosa che non va. Non avevo detto che mi fermavo a Fiesole, invece qui Fiesole è finito. E quindi dopo Fiesole dove mi posso fermare? E dopo 130 km a piedi in 5 giorni, sfidando qualsiasi tipo di sentiero proibitivissimo veramente a livello di G, amici, benvenuti in Piazza della Signoria a Firenze. Il DG ce l'ha fatta! L'ultima tappa, 36 km e 700 metri in 9 ore e mezzo, con un dislivello, un aumento in salita di 1125 metri. E poi non è finita qua, Cioè, settimana prossima si parte per la Norvegia, Capo Nord, Svezia, Danimarca, Finlandia. Seguite le avventure di Ale Sere, mi raccomando, perché ve ne faremo vedere veramente anche quest'estate di toppissime. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, per favore aiutateci almeno iscrivendovi al canale. Mi raccomando, mettete mi piace e lasciate un commento a questo video che intitolerò Via degli Dei per principianti, ma non troppo.